Sono stato a Stanford. Nel cuore della Silicon Valley è l'università americana della West Coast più prestigiosa. I fondatori di Google sono usciti da là, motivo per cui all'interno si trova il primo server che Google abbia mai utilizzato. L'intero motore, l'algoritmo lavorava su questo server qua. Il fondatore di Netflix, Reed Hastings, ha fatto Stanford, e anche il fondatore della Nike, Phil Knight. Peter Thiel, fondatore di PayPal, Palantir e primo investitore in Facebook, e pensato un po' per qualche giorno anche Elon Musk. Prima di abbandonare, a invitarmi a farmi fare il tour c'è Luca, dottorando a Stanford, che mi ha fatto da cicerone, necessario perché il campus è veramente grande, uno dei più grandi in America. Siamo nel cuore della Silicon Valley, ci troviamo all'Università di Stanford, qua dietro ho il campus e oggi sono con Luca, che mi fa fare un bel tour. Luca, che fai qua? sto facendo il dottorato in scienze dei materiali e ingegneria generale, no? Io mi occupo di batterie, quindi litio metallico, ioni di litio, nel settore energia, diciamo. Iniziamo, dove mi porti? Adesso vediamo che tour farti fare, perché per chi non lo sapesse è grande il campus, c'è tanto spazio vuoto, non è consuetudine di camminare da una parte all'altra, ci sono le bici. Comunque questa è la Memorial Court con la Memorial Church, è la piazza principale. Più vai lontano da sta piazza, più l'edificio è nuovo. Quindi questa è l'area più vecchia. Quindi l'area più vecchia, c'è il direttorato, gli uffici, la segreteria, e ci sono i dipartimenti, quelli storici, per cui c'è magari fisica, geologia o letteratura. Come mai sei qua? Qual è il tuo percorso? Ho fatto la triennale in ingegneria dei materiali e delle nanotecnologie al Politecnico a Milano. Poi ho fatto la magistrale in scienze dei materiali, dove ho iniziato a lavorare sulle batterie all'ETH a Zurigo. Certo. Sono venuto qui nel 21 a fare la tesi in scambio qua a Stanford, nello stesso laboratorio in cui sono qua adesso, Ok. con lo stesso professore. Quello fino a gennaio del 22. Poi sono stato in Tesla per uno stage di 1 anno e mezzo. In realtà sono 2 stage in 2 organizzazioni diverse. Qua a Palo Alto è a 20 minuti con la direzione, e poi sono tornato qua per il dottorato, sempre in batterie. Com'è stato lavorare in Tesla 1 anno e mezzo? È stato interessante, soprattutto se vieni dall'ambito accademico, dove manca sempre un po' la componente pratica, no? La parte più interessante è quando vedi l'intero processo. Sono stato fortunato abbastanza a essere in battery engineering, quindi la divisione che va al pacco batterie, che va sotto la macchina, per cui vedi tutto il processo dalla fabbricazione dell'intera architettura, l'elettronica, il materiale. Si vede che è proprio California qua. Un resort sulle colline toscane. Come mai hai scelto di fare il dottorato qua a Stanford? Volevo lavorare sulle batterie, mi era piaciuto il laboratorio qui in cui avevo fatto lo scambio, mi era piaciuto il posto, Palo Alto, la Silicon Valley, non solo il clima, anche le persone a livello sociale. Poi ho fatto richieste in posti diversi, però sai quando fai richieste a tanti posti, ma hai già deciso che se ti prendono qua, vieni qua. Certo. Dopo cosa vuoi fare? Per come sono adesso, mi piacerebbe tornare a lavorare in industria. Tipo che azienda? Tesla non mi dispiacerebbe, ma non deve essere necessariamente una compagnia che fa macchine, voglio dire. C'è una grossa componente che lavora anche sull'energy storage per gli impianti fotovoltaici, per le rinnovabili, che è tutta un'altra storia. Hai mai conosciuto qualche, non so, billionaire, super imprenditore? La cosa interessante è che ci puoi camminare di fianco e non lo sai. Chi è il figlio di chi? No, l'unico che ho incontrato è stato Elon quando eri in Tesla. Stava dando una presentazione, un keynote, quindi ero lì ad ascoltare. C'era il CEO di OpenAI, cioè ChatGPT, ieri in campus, ma era impegnato per altri meeting. C'era Sam Altman ieri. Entriamo nello store di Stanford. Ammazza se è grande. Sì, è la prima volta che sono venuto qui, mi aspettavo fosse qualcosa di piccolino, dove vendono magari cappellini, sciarpe, magliette, no? Ma hanno fatto proprio il business. Quello di Harvard è minuscolo in confronto. Sì, sembra veramente un negozio di vestiti. Ma c'è anche il piano di sotto, ma sono impazziti. Mentre nel piano di sopra abbiamo l'Apple Store. È il rivenditore autorizzato. Guardate un po'. Collezione di felpe iniziata. E le palestre, tra l'altro. Una di là, all'estremità del campus. Ci sono le quelle palestre. aperte per studenti, sì. C'è la squadra di Stanford qua, no? C'hanno diversi sport in D1, penso, per cui c'è pallavolo, basket, calcio maschile. Che vuol dire femminile. D1? È un po' tipo Serie A, Serie B, Serie C, diversi livelli di... Ok. Felpa presa, $80, un furto. E a proposito di furti, quanto costa Stanford, che tu sappia, per la triennale? Ah, per la triennale non so, ti posso dire quanto costa per il master, per esempio. Quanto costa il master? Sono qualcosa come 16.000 ogni 3 mesi per Ok. quarter. Però se sei un dottorato qua, la scuola, il dipartimento del professore ti pagano la retta, ti pagano l'assicurazione sanitaria, che è importante perché è meglio non farsi male. E ti paga anche un piccolo stipendio, no? È uno stipendio, sì, esatto. È uno stipendio sicuramente ridotto rispetto a quello che pagano le compagnie tech. Quanto come prendevi in stagista. Tesla? 40 all'ora, se non sbaglio, proprio devi fare straordinarie ste cose. C'era... Che ordine di grandezza siamo? Qui 5.000 al mese? Gli ordini di grandezza è più o meno 50.000 all'anno prima dell'esame di qualifica. C'è un esame alla fine del primo anno che devi fare per essere ufficialmente ammesso al dottorato. E Aumenta dopo? un pochino dopo. Aumenta un po', quindi tra Aumenta un 50 e pochino, 60. esatto. Quindi il dottorato di Luca costa circa 65.000 euro, che è un po' anche il prezzo annuale per la triennale, cioè il bachelor degree. Basta cercare su internet. La differenza è che ai dottorandi come Luca il dipartimento paga la retta universitaria, in più paga l'assicurazione e in più anche uno stipendio che si aggira tra 50 e 60.000 euro, in base a una serie di cose. Chi invece fa la triennale deve pagare 65.000 euro, ma non riceve niente, chiaramente, e si deve pagare anche spese di alloggio, cibo, assicurazione e tutto il resto. E esattamente come ad Harvard, non tutti, anzi in pochi pagano l'intera retta studentesca. Una grossa percentuale degli studenti accedono a qualche tipo di aiuto finanziario, o una piccola parte, o la metà della tuition, o anche al 100%. Anche se in realtà la parte difficile non è pagare Stanford, ma essere ammessi, perché una volta
nota che se è ammesso, accedere a prestiti non è così difficile. Ripagare questi prestiti è difficile. Però si suppone che uscito da Stanford tu ti possa trovare un lavoro ben pagato. C'è un po' magari l'idea che è infattibile a livello economico, non tanto per il dottorato, perché il dottorato è il professore che ti sceglie per lavorare nel suo gruppo e fare ricerca, quindi ti sponsorizza lui. Sicuramente per un master, la magistrale, per intenderci l'equivalente, costa di più, e una triennale costa molto di più, a meno che non c'è una borsa di studio. Se vengono presi a Stanford, prendono un prestito da 300.000 euro e poi lo devono ripagare, però magari usciti da Stanford lo stipendio è così alto che riescono a ripagare il debito in poco tempo. Sicuramente. Poi in realtà qua è un po' diverso, ho notato che è un po' diverso. Di solito qua finisci il bachelor, che è l'equivalente della triennale, o fai il dottorato direttamente, quindi fai 5 anni di dottorato o vai a lavorare con la triennale. Per cui il master è visto un po' come un'aggiunta che fai, ma non proprio una laurea di per sé. C'è anche in America e anche di più in Europa chi invece non si vuole indebitare e quindi inizia a mettere da parte i soldi già in giovane età per pagare prima o poi in futuro il college o l'università dei figli. Metto da parte i soldi per l'università dei miei figli, è una cosa comune da sentire, nei film americani specialmente. Infatti, anche con uno stipendio normale, mettendo da parte 400 euro al mese, che non è una cifra folle, e l'investire sul mercato azionario, facendovi due calcoli e calcolando l'interesse composto, vi renderete conto che in 20 anni avrete più o meno 200.000 euro. 20 anni è un arco di tempo abbastanza lungo per potersi immaginare ritorni azionari medi che sono avvenuti negli ultimi 100 anni. E pensate che per 40 anni la cifra arriverebbe a 1 milione, mettendo da parte solamente 400 euro al mese. Questo è il potere degli investimenti, che tu voglia investire per andare a Stanford e poi avere uno stipendio alto, o che tu voglia investire sui mercati finanziari. Se volete iniziare a investire anche voi una parte dei vostri risparmi per iniziare finalmente ad investire sui mercati e avete bisogno di un broker, di una piattaforma sicura ed affidabile, vi consiglio Trade Republic, piattaforma di cui sono ambassador. È il broker più grande in Europa, è anche una banca vera e propria, infatti ha anche una carta collegata con un safe back dell'1%, per cui spendendo potete già investire l'1% di quello che andate a spendere. Se iniziate un piano d'accumulo, cioè un investimento appunto mensile, ripetuto, le commissioni sono di ben 0 euro e in più se mettete della liquidità non investita comunque c'è il 4% di interessi, per cui vi conviene dare un'occhiata anche solo per provare. Considerate che l'account si fa in pochi minuti ed è super semplice, basta andare in descrizione e trovate tutto. Ho fatto comunque un video recensione dell'intero broker, un video dove vado fino in Germania nella loro sede a vedere come funziona, per cui avete tutte le informazioni per informarvi. Ovviamente anche io utilizzo Trade Republic sia per fare il piano d'accumulo sui vari ETF, ma anche per tenere la mia liquidità e prendermi senza non fare niente un 4% annuo ogni mese, senza nessun vincolo, quindi posso levare i soldi quando voglio. E utilizzo tra l'altro la carta quando sono in viaggio per avere il safe back. Torniamo a Stanford, ma rimaniamo sempre sul tema della retta. Questa volta però parliamo con Giulia, anche lei dottoranda a Stanford, l'ho intervistata dopo Luca e mi ha raccontato anche lei come funziona l'aspetto delle spese e dei guadagni. Quanto costa e quanto si guadagna essere ricercatori qua? Beh, mi costa niente. Perché il professore paga al posto tuo? Sì, ho lo stipendio. Ed è come un vero stipendio qua in America? Cioè ti basta per vivere? Sì, mi basta e avanza veramente. Poi Ok. d'estate si guadagna il doppio. Ah, ok. Anche facendo ricerca qui o lavorando in azienda. Come intorno ai 60.000 l'anno, 50.000 l'anno? 70. 70. 70 e se vai in azienda tipo 120. Ah, e tu Perché vai- l'estate vuoi lavorare guadagni per tipo il l'azienda? doppio di tutto quello che guadagni. E tu l'estate vai in durante l'anno. azienda? Quest'anno sì. Dove vai? A Parigi, a LVMH. E quindi arrivi più o meno a 100.000 annui? Sì. Beh dai, basta per vivere. Bastano e avanzano direi. Quindi ricapitolando, Giulia mi ha spiegato che non solo i dottorandi hanno la retta pagata dal professore e hanno uno stipendio, ma questo stipendio può essere più alto se durante il dottorando lavorano anche per aziende che hanno delle partnership con l'università, raggiungendo uno stipendio decisamente più che dignitoso, considerando che poi le spese in campus sono più basse rispetto alle spese normali americane, anche se la vita in campus deve piacere. A Giulia piace. Però torniamo da Luca che deve finire di farmi vedere il resto del giro e poi dopo parleremo con Giulia. Siamo dietro la chiesa, abbiamo fatto il loop intorno, siamo andati al bookstore per i souvenir, qui siamo dietro la chiesa, è chiamato il Tree House, è una sorta di, diciamo, punto ristoro, più qualche ufficio al piano superiore, sono 2 livelli, il piano sopra c'è la banca, perché Stanford ha la loro banca in realtà, che è comodo. Quindi al piano di sopra è la banca, al piano di sotto i ristoranti. Qui è interessante questo edificio qua perché c'è una serie di edifici che formano il PRL, che è il Product Realization Lab, per cui puoi fare una sorta di training di sicurezza e ti spiegano come usare diverse macchine tipo stampa 3D, CNC. C'è anche una piccola fonderia in realtà dove gli studenti possono venire, cioè chiunque in realtà può venire se ha un progetto personale, qualcosa su cui lavorare e aiutano a realizzarlo, che non è male. E il clima politico com'è qua? Cerco di stare lontano dalla politica il più possibile, siamo in California, quindi penso che il blu di così non esista sulla mappa, però direi tutto sommato non male. Perlomeno io faccio ingegneria, per cui non è che parliamo tanto di politica in generale, le classi ricerca. Direi che è abbastanza pacifico in campus, non ci sono proteste o manifestazioni. Qua abbiamo la scuola della sostenibilità, nuova. Sì, l'hanno appena aperta da, diciamo, una sorta di fusione del dipartimento di ingegneria chimica, materiali, geologia. Questa è la zona ingegneria e come dicevo basta vedere gli edifici, si vede che sono più moderni di quegli edifici lì. Anche perché tieni presente che siamo in zona sismica sulla faglia, per cui tutti gli edifici che devono costruire adesso devono rispettare tipo una decina di norme antisismico, quello che è specialmente chimica, tutti questi laboratori, no? Questo è il mio dipartimento, che è scienza di materiale e ingegneria, c'è astrofisica davanti.
Qui siamo all'Engineering Quad, che è la divisione di ingegneria, c'è il dipartimento di energia, qua c'è ancora ingegneria chimica, ingegneria elettrica, computer science. Questo lo chiamiamo Luang, che è l'edificio al nome Jensen Huang, è il fondatore di Nvidia, che mi sembra che aveva studiato il master qui in ingegneria elettrica, per cui poi ha donato l'edificio dopo che ha fondato Nvidia. Ma la maggior parte dei nomi degli edifici sono persone che hanno donato all'università dopo che hanno fatto una laurea qua. Il dipartimento di computer science è il William Gates Building, da Bill Gates. O ingegneria elettrica c'è l'auditorium, che è Hewlett, è l'edificio di ricerca che è Packard, perché è l'HP. Certo. Esatto. Puoi entrare e sederti, però stanno facendo lezione, come vuoi. Sono anche riuscito a entrare in una classe durante la lezione, cosa che non ero mai riuscito a fare nelle altre università. E niente, c'era questo professore che sulla lavagna scriveva e spiegava un po' di penso informatica. Molto bello da vedere, devo dire. Siamo sempre sotto l'Engineering Quad. Se lo guardi dall'alto sono 4 edifici, sembra un rettangolo, ma sono interconnessi sotto da un passaggio. Per cui anche se sopra sembra che c'è la piazza, sotto ci sono i laboratori. Questo è il centro di microscopia, per esempio. Stiamo andando al mio laboratorio, uno dei due che ci abbiamo, nella sezione dove testiamo le batterie. Questo è uno dei 2 laboratori del mio gruppo di ricerca, al piano sopra, al terzo piano, è quando fabbrichiamo le batterie. Qui dove le testiamo. Questo è un esempio di land. Praticamente ogni batteria, per esempio, ha una diversa composizione. E l'idea è che questa struttura permette di caricare e scaricare tutte le batterie simultaneamente, per cui puoi testare diversi campioni allo stesso tempo, no? È il motivo per cui fa più freddo in sta stanza. Tendono a generare molto calore questi test. E ce ne sono di qui, ce ne sono di là. Sono condivisi tra diversi gruppi, ma queste sono quelle che testiamo di fatto. Testiamo le batterie a gettone. Per tanti motivi costano poco, sono facili da fare, nel senso manualmente da assemblare nella glove box. Sono più sicure, perché se questa va in corto, sì, ok, prende fuoco, ma non sarebbe così male come una del pacco batterie Tesla. E poi perché, essendo più piccole, diciamo, è più facile vedere come si comportano a fine vita. Cioè magari in 2 settimane la batteria ti muore, allora puoi vedere come muore. Mentre una batteria tipo Tesla, del pacco batterie, può durare anni, prima che vedi come fallisce. Te le controlli da un computer principale. Tipo adesso cosa stai facendo? Su cosa stai lavorando? Nello specifico sto lavorando con questa macchina qua, che è la Quartz Crystal Microbalance. L'idea è che c'è un sensore d'oro che vibra a una frequenza specifica, ci metti sopra un coating, una sorta di materiale sul sensore. Se lo strato assorbe o rilascia del materiale, la macchina è in grado di registrarlo, no? Senti un po', com'è lavorare in Tesla? Come ho detto, è stato interessante perché vedi l'intero processo, l'intera pipeline di produzione del pacco batterie. A livello di work-life balance, quindi bilancio quanto tempo libero hai, dipende dall'organizzazione in cui sei. Il primo stage che ho fatto era nel pacco batterie, quindi diciamo il pace, il ritmo era un pochino più sostenuto, perché devi appunto fare i prototipi per la macchina di per sé. Il secondo stage che ho fatto era nella divisione cell, quindi proprio la batteria e il materiale. E per natura stessa del lavoro ci vogliono settimane prima che scopri se un materiale funziona meglio o no, per cui chiaramente il ritmo è un pochino più rilassato. Andiamo in terrazza, dove dici che le persone vengono qua a fare la foto. Beh, perché c'è il panorama, vedi la torre, vedi la piazza principale, per cui non è male. La foto per LinkedIn. Esatto. Questo è l'Engineering Quad. Sì, questo è ingegneria chimica. Qua a sinistra c'è il material testing, tipo microscopia in quell'edificio lì. Quello è Wang, dove c'è la server di Google, la forma ottagonale che hai visto. Sì. Questo è il dipartimento di energia. Sotto le sfere di marmo, gli alberi, tutto ci sono comunque laboratori, per cui in realtà è un unico sistema interconnesso. Ci stiamo dirigendo a mensa, in una delle mense. In una delle mense. Di sotto ci sono 3 opzioni per mangiare qua. Io vado in mensa sempre perché è comodo, è vicino al laboratorio, ci sono i food trucks. La mensa costa qualcosa come $10 a pranzo, 12 a cena, e di solito per i PhD students è diverso per gli undergrad. Noi compriamo un pacchetto pasti di tipo 40 cene, 50 cene, 30 pranzi, 40 pranzi, ogni volta che vai beggi e scalano un pranzo. Certo. Senti, dimmi un po', come funziona qua? Sei da parte degli amici, come sono i rapporti? È facile per me in generale farsi amici, però dico, a parte quelli del laboratorio in cui sono, perché li vedi tutti i giorni, quindi per forza di cose, più persone al di fuori. Gioco a pallavolo martedì e il giovedì con altre persone. Sociale non male, devo dire. Sono tutti molto amichevoli, anche perché la maggior parte delle persone qui sono studenti internazionali. Ma non sono un po', che ne so, arrampicatori sociali, sempre attenti a queste cose qua, oppure qua si sente di meno la competizione? O almeno quelli con cui gioco o vado in giro non troppo, non mi danno sta sensazione. Mi sembra un clima più rilassato rispetto ad Harvard. Quello che ho sentito dire, e non ci sono mai stato, è meno strutturato, per dire il rapporto professore-studente, no? Io chiamo per nome il mio prof. Io vengo sempre qua, questo è Lakeside, si chiama Lakeside non a caso, c'è un piccolo laghetto dietro alla mensa. Sì, sembra un piccolo resort. Questo fa un po' resort di vacanze, specialmente sta mensa qua, come stile, come vibe. Almeno d'estate non è male. Oggi hanno pollo, hanno sempre pollo. Ok, carina. E questo è il buffet, all you can eat, cioè puoi mangiare quello che vuoi. Devo dire, la mensa non era affatto male. Un buffet veramente pieno di cose e a quel prezzo veramente un affare. Inoltre lo stile architettonico con quel sole era veramente rilassante. Dopo un pranzetto ho salutato Luca e mi sono diretto verso lo studentato, dove ho partecipato ad un evento a tema gelato organizzato dall'Italian Society, di cui Giulia è presidente, per cui ho colto l'occasione per fare qualche domanda anche a lei. Cosa fa l'Italian Society qua a Stanford? Tantissime feste, veramente. Facciamo gelato event, un po' di cibo, bella gente.
gente. Raccontami come sei finita qua. Una storia un po' particolare, diciamo. Ho fatto l'undergrad a San Diego. Ah, bello. UC San Diego. Campus bellissimo, posto bellissimo. C'è un trucco però, sono cresciuta in Friuli, però il papà Americano. americano. Questo è un trucco. Esatto, la mamma italiana. Ho fatto tutte le scuole americane in Italia. Quindi il papà di San Diego, quindi abbiamo detto San Diego è bella. Poi ho fatto ingegneria informatica. Triennale a San Diego? Sì. E dopo lì ho cominciato a fare un po' di ricerca in Human Computer Interaction. Mi è piaciuto un bel po'. Quindi ho detto voglio continuare a fare la ricerca. Sono stata accettata un po' in giro. Perché dalla triennale si passa diretto a fare ricerca qua in Si può America? fare, sì, non si deve fare il master's. Non per forza. No. Ti è stata presa qua a Stanford? Sì, sì. E da quant'è che sei qua? Sono qui da 3 anni. Dottoranda? Sì, esatto, e ho ancora magari 2-3 anni. Perché Ok. può essere per informatica tra i 4 e i 6 anni. E com'è la vita qua? È bellissima, veramente bellissima. Cosa fa un ricercatore? Ti posso raccontare in informatica, perché un ricercatore in biology magari va actually in the lab. Tu invece fai ancora computer human interaction? Io faccio Human Computer Interaction, che significa che studio come la gente usa diversi applications tools. Quindi mi sveglio tipo alle 7, yoga, colazione, ufficio subito. Dove vivi? Vivo non qui ma attraverso la strada, proprio qui in grad housing. Il campus è bello perché sono tipo 15.000 studenti, però la metà sono grad students, quindi sono anche tante persone più vecchie, diciamo. Sì, fai colazione, fai yoga e poi dritto al lavoro. Dritto lavoro, prendo la bici, E il tuo 10 lavoro minuti. Com'è, in team? Sei da sola? Fai con il tuo professore? Sì, dipende un po' da giornata. Di solito 8:30 arrivo in ufficio, magari prendo un caffè con un amico, qualcun altro, prima di lavorare, dei colleghi. Poi dalle 9 alle 11, mezzogiorno, lavoro, email, preparo roba. Ma in soldoni, in parole pratiche, che vuol dire? Fammi un esempio pratico. Vuol dire che con un'azienda deve creare qualche applicazione o qualche Sì. tool che implica l'AI. Hanno un processo dal momento che dicono ok adesso facciamo questo tool al momento che lo usi tu. Però le aziende che non sono tech industry hanno un processo un po' diverso. Troppo lungo. Lungo, ma anche non hanno magari tutti HCI, researcher role, cioè hanno la divisione Cioè, gli mancano data le persone. science. Esatto. Come sono le persone qua a Stanford? Le persone qui sono assurde, cioè incontri tante persone interessanti, divertenti, poi tipo magari 3 mesi dopo di averle conosciute scopri che hanno una startup, hanno vinto un premio assurdo, cioè, e non è la prima cosa che Ok, sai di loro, chiaro. cioè, è una cosa assurda, sono molto divertenti, poi ci sono tante persone molto diverse, veramente, c'è un po' di tutto. Quali sono invece i contro di stare qua? Le cose brutte? Questo è un po' difficile veramente perché è veramente bello stare qui, però c'è tanta pressione. Pressione nel performare? Sì, assolutamente sì. Perché si studia tanto, si lavora tanto. Che il problema è che si vuole lavorare tanto. Ci sono talmente tante opportunità che è difficile dire no. Quindi c'è un po' di FOMO. Sì, sì, cioè FOMO negli eventi tipo Italian Society, se non ci sei, tanto FOMO. Però c'è cose sociali e anche opportunità lavoro, cioè tanta roba da fare. Dopo cosa vorresti fare? La domanda, ho ancora 2-3 anni. Come funziona il dottorato? Cioè, quando è che finisce un dottorato? Dipende un po' dal domain, però in informatica qui fai 3 papers, 3 progetti. 3 pubblicazioni. Pubblicazioni, esatto. Pubblichi e così dicono it's a staple. E tu quanti ne hai fatti? Io ne ho fatto uno. Nell'undergrad ne avevo fatti 6 e adesso qui nel dottorato ne ho fatto uno e quindi Te ne mancano contiamo 2 ancora. Esatto. E dopo che hai finito? Stavo pensando all'accademia. Fare la Accademia. professoressa? Esatto. Maybe. L'azienda, la startup? La Che startup. fanno tutti qua, tutti La startup startupari. sono entrata dicendo assolutamente no, non è per me. Poi Hai in visto questi 3 anni. Hai visto qualche collega diventare milionario? Beh, ancora no, però ci stanno quasi, fra un paio di anni sì. Un domani magari. Rispetto all'Italia com'è vivere qua? Quali sono le differenze? Cioè, gli americani sono molto simpatici, però sono un po' reserved. Cioè, magari ti conoscono. Ciao Giulia, abbraccia. Let's go get coffee. Tu dici, sì, andiamo. Oh yeah, let's go get coffee. For sure, for sure. Non succede mai. Chi è il tuo idolo? I miei advisors, soprattutto. Il mio advisor è uno dei top, James Lande. E lui è il direttore di HAI, che è il Human Centered AI Institute, qui a Stanford. Dove siamo adesso? Qui adesso siamo nella law school area. Ok, scuola di legge? Sì, esatto. E questa è la law school library. Libreria della scuola di legge. Ok. Esatto. Cos'è questa bellissima terrazza qua? Una terrazza della law school. La terrazza della scuola di legge. Così, così. Sì, da un punto di vista architettonico questo campus forse è il più bello che abbia visto finora. E gli americani nei confronti di noi internazionali come si comportano? C'è un po' di difficoltà nell'integrarsi? Un pochino sì, un posto come Stanford assolutamente no. Tipo a San Diego ho fatto fatica perché proprio non c'era comunità italiana. E agli americani piace l'Italia comunque? Veramente sì. Cioè, Ti dici, trattano bene o male quindi? benissimo. Il momento io quando parlo in inglese non ho l'accento perché ho fatto tutte le scuole americane. Non sapresti, I speak really like an American. Poi dico, ah sì, sono cresciuta in Italia, sono italiana. Ma veramente? Ma raccontaci di...
Tu ti muovi a piedi o in bici qua? In bici. In bici, come Ogni tutti. tanto a piedi, però in bici. Hai la macchina qua? Ho anche la macchina, sì. Sono fortunata, ho la macchina che ti serve, se no stai solo on campus. Perché abbiamo il mare. E che fai quando hai il tempo libero? Gioco tanta pallavolo. Ultimamente faccio un po' di rock climbing, corsa, se non ci si vedono tanti, però C'è un dopo po' di verso gente le che 6, corre. cioè vedi tanta gente che corre. Comunque è veramente gigante, sembra una città questo campus. Ma la cosa carina è che ci sono però le mense. Non costa tanto la mensa, no? No, non costa tanto e poi questo è un evento random. Questo è un burrito, questo è un evento messicano. Sì. Potremmo mangiarci anche noi probabilmente. Sì. Voglio farmi un burrito anche io. Hai mai incontrato qualcuno di importante? Ci sono talmente tanti eventi, tanta gente che viene, è impossibile beccarli tutti. L'anno scorso, l'anno prima c'era Obama. Ehi. Che ha fatto, sì, infatti tipo così a caso. E lo hai visto? L'ho visto. Dicevi che tu forse nel futuro vorresti continuare a stare qua in accademia, però non pensi che sia un po' una bolla qua, no? Diverso dal mondo reale, non vorresti vedere com'è là fuori? Sì, assolutamente sì. Però la ricerca che faccio è abbastanza applicata. Quindi ok, però sarei in ufficio tutto il giorno, qualcuno che mi dice cosa devo Il lato fare. positivo della ricerca è che fai ciò che Incubo. vuoi, no? Esatto, io voglio fare un po' quello che voglio, work on meaningful things that I find meaningful, creative. E non vita d'ufficio, insomma. No. Entrepreneurship. Questo magari sì, però anche qui sei un po' guidato da quello che vogliono gli altri. Devo dire questa giornata a Stanford mi è piaciuta veramente tanto. Avevo già visto Harvard e l'MIT a Boston, nella East Coast, e vedere anche questa eccellenza nella West Coast mi ha dato un'idea più chiara di come fossero le università elitarie negli States. Devo dire, Stanford all'occhio mi piace un po' di più. L'estetica è più bella, il clima è migliore, si trova al centro della Silicon Valley. Se volete andare a lavorare in un'azienda tech o fare ricerca nel campo dell'AI e queste cose qua, forse è meglio Stanford. Anche se Boston invece rimane una Ivy League insieme alle altre importantissime università del New England. In entrambi i casi dovete o spendere un sacco di soldi o essere molto intelligenti per essere presi. Devo dire, tantissimi italiani, non avendo spesso le capacità economiche di poter fare il bachelor degree all'estero in America, spesso puntano proprio sui dottorati, perché in Italia la formazione è una figata. Le università gratuite italiane ti insegnano veramente bene in realtà le nozioni e tutto il resto, per cui se studi bene ti fai il culo qua. Poi il dottorato lo puoi appunto fare all'estero in una mega università, sapendo di andare gratis o meglio essere anche stipendiato. Ed è una cosa che vedo fare tante volte dagli italiani, per cui kudos a questi studenti, molto bravi e sempre molto appassionati. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Vi ricordo anche di Trade Republic, se volete iniziare a investire i vostri risparmi è lo strumento che vi consiglio, un broker affidabile e il più grande in Europa, quindi anche solo per il 4% sulla liquidità vi consiglio di andarlo a vedere. Ciao!